Se aspetti il momento perfetto per viaggiare, non partirai mai. Ecco perché noi proviamo di cogliere ogni singolo momento per andare in vacanza, anche quando abbiamo poco tempo. Tenerife in 64 ore? Ne valsa la pena. Passeggeri che per motivi di sicurezza e Gentlemen, welcome in Tenerife. Here, 5 degrees. Allora, eccoci arrivati a Tenerife, dopo quasi 5 ore di volo. Qua il tempo è fantastico, ci sono 20 gradi, sole. E se riusciamo a prendere il primo autobus, forse arriviamo anche in hotel in tempo e quasi riusciamo a beccare il tramonto in spiaggia. Vediamo, sarà difficile. Intanto dobbiamo recuperare la valigia, che auguri. Incredibile. E quante volte mi è mai capitato di prendere, aiuto, sbaglio strada, quante volte mi è mai capitato di arrivare al nastro bagagli con già la vostra valigia davanti? E siamo andati forte, cioè abbiamo camminato 10 minuti buoni, però non me l'aspettavo assolutamente. Dita incrociate? Ci siamo quasi, è quello! Incredibilmente abbiamo preso l'autobus, c'è stata una fila enorme per prendere la camera e mancano 10 minuti al tramonto e 5 minuti alla spiaggia. Siamo, vedo il mare, dietro quelle palme lì. Siamo qua a cena, guardate, che vista magnifica. Abbiamo preso la paella e una sangria. Ora ci poniamo la lista. Quindi Mary, siamo arrivati qua a Tenerife e adesso cosa facciamo questi giorni? Allora, questi giorni faremo varie attività, tra cui marina, andremo al mare, spiagge qua attorno, a Playas Los Americanos, e altre spiagge carine qua vicino. E poi domani sera, se riusciamo, andremo a vedere il Teide, osserveremo le stelle e il giorno dopo ci aspetta un kayak. E adesso cosa facciamo? Aspettando la paella che non arriva. Non arriva, abbiamo già finito la sangria e niente paella.
quindi finalmente colazione, siamo qua da Ola Verde, vediamo di prendere il capo di Ciano, ma... Poi spiaggia. Allora, prima c'era chiaramente troppo vento per riuscire a parlare, quindi c'erano di qualche un pochino più tranquillo. Volevo prendermi un momento per parlare di queste vacanze brevi. E ognuno ha il suo modo di andare in vacanza, non c'è un modo giusto o sbagliato che sia, però quantomeno per la nostra esperienza, nel passato aspettavamo di fare la vacanza epica, di organizzare tutto nei dettagli, cercare il posto giusto, e alla fine non andava mai da nessuna parte perché o il biglietto del volo costava troppo, o non c'era il pacchetto giusto, o l'amico alla fine ti dava buca, e per una scusa o per l'altra non andavamo da nessuna parte. Fino a un annetto fa, quando abbiamo iniziato entrambi a lavorare per turni, quindi le possibilità di allineare le ferie erano veramente bassissime, abbiamo colto un po' l'occasione, diciamo, con questa sfida per riuscire lo stesso ad andare da qualche parte. E quindi in quei pochi giorni in cui riuscivamo magari a allineare 3 giorni di riposo insieme, prendevamo, organizzavamo all'ultimo, perché i turni escono mensilmente, e andavamo da qualche parte. E incredibilmente da quel momento abbiamo visto un sacco di posti. Cioè l'anno scorso abbiamo fatto l'Andalusia, io ho fatto qualche giorno libero, sono andato a un corso di barcavela, ho fatto la Puglia, Monti Sibillini, cioè ogni mese provavamo ad andare in giro da qualche parte. Chiaro, non sono vacanze perfette, non sono vacanze organizzate ai minimi dettagli, di un posto non vedi tutto quanto, ma la cosa bella che noi ci ha cambiato è che abbiamo visto un sacco di posti e questa voglia di andare sempre in vacanza, sempre a scoprire qualcosa, è diventata sempre più grande. Tant'è che adesso che siamo qui a Tenerife, di fronte al Teide, che tra un po' andremo a vedere le stelle lassù stanotte, e vogliamo condividere questo con voi, ecco. Esatto, speriamo di potervi convincere ad adottare, ma comunque valutare almeno questo possibile stile di vacanza, perché non è sempre necessario viaggiare, stare via 2 o 3 settimane e spendere chissà quanto. A volte basta anche poco per organizzare un viaggio di 3-4 giorni in dei posti meravigliosi. Esatto, perché oltretutto viaggiando spesso
non si viaggia sempre in alta stagione e quindi spesso i posti sono vuoti, sono poco costosi e quindi te li godi veramente tutti per te. E poi qualche giorno prendi di brutto tempo, chiaramente viaggiando in bassa stagione eccetera, ma questo fa parte del gioco e non c'è problema, tanto il mese dopo comunque vai da qualche altra parte. E così, questo pensiero con voi. Viaggiare spesso e in brevi periodi significa abbracciare l'imprevedibilità. Non possiamo pianificare ogni dettaglio e spesso è proprio questa incertezza a rendere ogni viaggio unico. La nostra avventura sul Teide è un perfetto esempio. La nostra prima tappa è il Mirador de los Poleos, a 1400 metri di altitudine. Qui il tramonto è uno spettacolo mozzafiato. Il sole scende lentamente oltre l'orizzonte oceanico, dipingendo il cielo con sfumature di rosso e arancione. Sotto di noi, un mare di nuvole avvolge l'isola, creando un'atmosfera quasi surreale. Bellissimo, il cava, il tramonto, siamo un po' in nuvola, piove, 45 gradi, non so, è veramente bellissimo perché siamo a 1200 metri e saliremo ancora di più per vedere le stelle. Proseguiamo la nostra ascesa fino a 1800 metri, sperando di ammirare un cielo stellato limpido. Tuttavia, la natura inserba una sorpresa. Uno strato di nubi dense oscilla tra 1400 e 1900 metri, avvolgendoci e rendendo la visibilità intermittente. Questo gioco di apparizioni e scomparse delle stelle attraverso le nubi aggiunge un fascino misterioso alla nostra esperienza. Determinati a ottenere una visuale ancora migliore, smontiamo l'attrezzatura e ci dirigiamo verso il Mirador della Ruleta, a 2000 metri. Lontani dalle luci artificiali, infatti, le stelle brillano con una chiarezza sorprendente, rendendo Tenerife uno dei luoghi privilegiati al mondo per l'osservazione astronomica. Osservare il cielo da qui è più di un'esperienza, è un promemoria della nostra piccolezza di fronte all'immensità dell'universo. Anche in viaggi brevi possiamo vivere momenti che ampliano i nostri orizzonti e arricchiscono la nostra comprensione del mondo. Questa notte, sotto le stelle di Tenerife, ci ricorda quanto sia prezioso ogni istante dedicato alla scoperta. Allora, oggi è l'ultimo giorno e abbiamo programmato tra 2 orette una lezione in kayak, adesso là c'è già il gruppo precedente e poi non abbiamo capito, dovrebbe esserci anche, probabilmente ci siamo fortunati riusciremo a vedere qualche delfino o qualche tartaruga, speriamo. Pomeriggio libero, l'ultima serata e poi domani mattina ci svegliamo e andiamo in aeroporto già, purtroppo. Il clima è fantastico, ci sono, non lo so, una ventina di gradi, cioè sembra di stare al mare con l'aria condizionata. Io che odio il caldo, non si suda, sta benissimo, una scoperta. Tu cuerpo con el mío, ya no hay nada prohibido. Siento como tus labios desatan este fuego, así es como lo quiero. Esta noche mi amor será pura. Allora, ci sono casini. Praticamente prima dove siamo andati era chiuso, la compagnia che avevamo prenotato e pagato non esiste più, quindi dramma. E per fortuna abbiamo trovato un chioschetto con una signora carinissima che ci ha riprogrammato con loro in un giro di 20 minuti e quindi salvato la giornata.
quello verde, la boa verde, e dobbiamo aspettare qua il istruttore per trovare in fondo. Direi che ci vorrà un po'. Che fatica! Andare dritti è difficilissimo. Este ritmo calentito sin parar, sin parar. Bellissimo. E anche questo viaggio volge al termine. Per fortuna almeno il sole è venuto a salutarci qua a Bologna, cosa molto rara d'inverno. Purtroppo è già finita questa vacanza, è stata breve ma intensa, ci siamo divertiti molto, E ne è valsa la pena non vediamo l'ora di organizzare il prossimo viaggio. la prossima. Grande. Ciao!